tutti, bentornati sul mio canale. Dunque, il video di oggi è un po' diverso dagli altri, ma trovo che sia comunque parte della mia esperienza qui in Cina e quindi ho deciso di farlo. Non ho idea di cosa succederà mentre girerò questo video, dato che letteralmente quasi ogni volta che ne parlo succede qualcosa di strano, o nell'immediato oppure poi la notte. Infatti ho sempre cercato di parlarne non dentro casa, ma ultimamente anche se ne parlo lontano da casa o se non ne parlo è uguale, quindi ho deciso di condividere questa storia. Sono abbastanza certa che in questa casa ci sia qualcosa, un fantasma, una presenza, qualcosa. E le cose che racconterò in questo video non sono inventate, perché ovviamente non c'è modo che io possa garantirvi al 100% che non siano inventate, ma Edo, mio marito, ok. Letteralmente è volato un piccione, ho la finestra qua davanti, è volato un piccione, semplicemente io mi sono spaventata perché sono spaventatissima a fare questo video, ma ok, dicevo. Mio marito Edo è molto scettico su queste cose, non che proprio non ci creda, ma è molto razionale, quindi a meno che una cosa proprio non gli capiti davanti agli occhi, difficilmente crede. Quindi lui è testimone, quando sono successe queste cose lui era presente, quindi può confermare tutto quello che racconterò. E appunto a queste cose che mi sono successe non ho ancora trovato una spiegazione razionale, nel senso ho raccontato anche la cosa ad altre persone e chiesto quale potrebbe essere la spiegazione più razionale e nessuno ha saputo darmene una, persino veramente le persone più scettiche. Mi hanno dato ipotesi che sono talmente assurde che è davvero più probabile la presenza di un fantasma che non queste teorie che loro mi hanno provato a dare. Parto con una piccola premessa. Mi hanno sempre affascinato le storie paranormali, questo tipo di argomenti fin da quando ero molto piccola. Quindi in un senso diciamo che potrei essere più predisposta di altri, ma ne sono sempre stata molto spaventata. A un certo punto della mia vita ho anche smesso di guardare film horror perché ho come la sensazione che se ti interessi a queste cose, se anche solo guardi film horror, che sono ovviamente finzione, però se porti te stesso ad avere paura, non so, è come se ti stessi aprendo a questo tipo di cose, è come se le attirassi in qualche modo, secondo me, ho questa sensazione, quindi essendone al 100% spaventata ho addirittura smesso di guardare film horror a un certo punto perché avevo troppa paura e non volevo attirare assolutamente niente. Ma inspiegabilmente da quando siamo a Shanghai questa mia curiosità verso questo genere di cose si è risvegliata ed è stata fortissima e ho sentito proprio il bisogno di documentarmi ed è da lì che è cominciato tutto questo. Qui in Cina la credenza nei fantasmi e negli spiriti è molto molto forte. Loro ci credono tantissimo e questo lo si riscontra proprio anche nella vita di tutti i giorni, nel senso che i palazzi qua in Cina non hanno il piano numero 4 perché per loro è un numero sfortunato, perché il suono della parola 4 ricorda la parola morte in cinese, quindi comunque nella loro cultura è un numero diciamo che porta sfortuna o comunque porta male, è un numero con un significato negativo, di conseguenza letteralmente i palazzi non hanno il numero 4, alcuni palazzi non hanno proprio neanche il numero 14, 24, eccetera. Quando cercavamo casa sia a Hong Kong che qua ci è capitato di vedere questa cosa. Praticamente l'agente immobiliare cinese, prima di entrare negli appartamenti che vuole farti vedere, bussa, anche se dentro non c'è nessuno e lo sappiamo che non c'è nessuno, ma loro per scaramanzia, diciamo, lo fanno tutte le volte che stanno per entrare in uno spazio vuoto come
un appartamento in cui proprio non abita nessuno, disabitato, un appartamento da affittare, piuttosto che una camera d'albergo nuova, loro bussano perché loro credono appunto che gli spazi inabitati possano essere, diciamo, occupati da fantasmi, di conseguenza loro bussano in modo che i fantasmi che potrebbero esserci nella stanza se ne vadano o comunque sappiano che tu stai invadendo il loro spazio. Quindi qua questo lato è molto forte, ok? Lo si avverte che c'è, e forse è proprio questo tipo di energia che ha portato la mia curiosità a risvegliarsi rispetto a queste cose, non lo so, non importa. Il punto è che da quando ho ricominciato a documentarmi, a leggere di questo tipo di cose, piuttosto che magari a guardare dei video su YouTube, su persone che magari hanno avuto questo tipo di esperienze, in questa casa hanno iniziato a succedere cose veramente, veramente strane. Ed è stato tutto, diciamo, da un certo punto in poi, nel senso, è iniziato tutto dopo circa 3-4 mesi che eravamo in questa casa, e nei 2 mesi successivi, fino a letteralmente l'altra notte, è successo tutto insieme. Non so come spiegare. Non succede qualcosa tutti i giorni, ma da quando è iniziato, diciamo, un giorno sì, 2 no, uno sì, uno no. La primissima cosa strana che è successo, a cui non ho dato molta importanza ed è anche effettivamente spiegabile, diciamo, è stato Edo. Edo non parla spesso nel sonno. È capitato qualche volta, ma più che altro che magari mugugnasse o facesse qualche verso, ma non è uno che parla nel sonno, ok? E in questa casa, piccola parentesi, ho già detto in un altro video, abbiamo un proiettore nel salotto e succede spesso che il proiettore si colleghi a qualche dispositivo di qualche persona negli appartamenti di fianco. Non so come sia possibile questa cosa, ovviamente non è paranormale, semplicemente qualcuno col Bluetooth si collega al nostro proiettore e noi possiamo sentire a volte anche le loro telefonate. Ok, questo è successo sempre solo di giorno perché c'è un ufficio qua di fianco, presumo sia qualcuno dall'ufficio, quindi di notte ovviamente non è mai successo. Quindi una notte Edo si sveglia e si alza irrequieto e io gli chiedo che cosa c'è e lui mi guarda e mi dice: ho sentito parlare di là. Ok, io sono sempre anche stata spaventata dal buio, di notte non sono totalmente a mio agio, quindi non è stata una cosa piacevole sentirmi dire sento parlare di là. E poi si è rimesso giù, io ho pensato ok, forse ha pensato che il proiettore si sia collegato, appunto come succede durante il giorno, ma io non ho sentito parlare nessuno, quindi forse è anche andato a vedere, non lo so, comunque non c'era assolutamente nessuno e probabilmente forse era in dormiveglia e l'aveva un po' sognato, non lo so. Torniamo a dormire. Lui si sveglia di nuovo, ho i brividi solo a pensarci, si sveglia di nuovo e mi dice qualcosa che non capisco e gli dico che cosa c'è, cosa senti, chi senti? E lui mi guarda e mi dice le persone morte. Ok, questa è stata la prima cosa strana ma spiegabile, nel senso era in dormiveglia, sicuramente stava sognando, lui se ne ricorda ma più o meno, quindi è stata una cosa veramente inquietante ma non sono sicura fosse paranormale, ok? Da quel momento, alcune sere, sentiamo dei rumori veramente strani provenire dall'ingresso. Rumori che, ripeto, come ho già detto, queste cose sono cominciate a succedere dopo circa 3 mesi, forse anche un po' di più, che siamo in questa casa, quindi io, appunto, essendo una cagasotto, quando cambio casa, i primi tempi ascolto molto bene i rumori che fa la casa, ogni casa ha dei rumori diversi ed è del tutto normale, ok? Quindi i primi tempi io devo imparare a conoscerli e abituarmi.
anche perché sono spesso a casa da sola. Adesso per questa situazione del coronavirus Edo non sta viaggiando, ma solitamente dal lunedì al venerdì io sono a casa da sola, la notte sono da sola, quindi quando cambiamo casa io ci tengo veramente a studiare tutti i rumori in modo che le prime notti che sono da sola riesco a dormire tranquillamente, ok? Quindi dopo 3 mesi che sei in una casa, più o meno i rumori che fa li conosci. Quindi appunto da un certo punto in poi, solo alcune notti sentiamo dei rumori veramente strani. Nel senso che alcune notti non ci sono rumori e alcune notti sono fortissimi, ma come se qualcuno sbattesse sulla porta d'ingresso o sui muri vicino alla porta d'ingresso. Magari dopo vi faccio vedere com'è l'ingresso. C'è un piccolo corridoio ed è come se in quella zona lì, dai muri o dalla porta, qualcuno grattasse, sentiamo questi rumori qua, e facesse proprio così, ma forte e all'improvviso, e non è lo scricchiolio della casa che si assesta o del legno, sono proprio rumori forti, tant'è che una notte, poi dico notte, ma in realtà intendo sera, verso le 10, le 11, che noi siamo di là appunto nel divano guardando magari la TV e non siamo ancora a letto. Tant'è che una sera Edo ha iniziato a spaventarsi e io lo so perché lo conosco, ma non mi ha voluto dire niente perché un po' non voleva spaventare me, probabilmente un po' forse si vergognava a ammettere che era spaventato, perché io gli avevo già detto che secondo me c'era qualcosa di strano, ok? E l'ho anche beccato andare a controllare fuori dalla porta perché i rumori erano talmente forti che ti portava a pensare ci fosse qualcuno sul pianerottolo che stesse facendo qualcosa, ok? Quindi l'ho proprio visto che controllava se ci fosse qualcuno sul pianerottolo. C'è uno sportello all'ingresso, ha aperto gli sportelli per vedere, non so che cosa fossero tutti questi rumori, ma ovviamente non c'era assolutamente nulla. Poi dopo 1 o 2 notti da questa sera in cui c'erano questi particolari rumori più forti del solito, andiamo a letto e dopo mezz'ora o anche di più che eravamo a letto parlando, assolutamente svegli, però stavamo chiacchierando prima di addormentarci, sentiamo un rumore come di qualcosa che sbatteva piano contro una cosa di vetro. Poteva essere come 2 bicchieri che si toccavano, 2 bicchieri di vetro che si toccavano. Era un rumore strano, che non era uno scricchiolio, appunto, non era un rumore tipico della casa, era proprio un rumore di, appunto, una cosa che si spostava. Noi siamo stati zitti un secondo tutti e due e io gli ho detto, ok, no, devi andare a vedere che cos'era questo rumore perché sennò io non posso dormire. E lui un po' ride e mi dice, lo sapevo che l'avevi sentito anche tu, ma sì dai, ma non sarà niente, va a controllare e mi dice, saranno stati gli spazzolini. Muove gli spazzolini dentro al loro bicchiere di ceramica dove sono ed effettivamente il rumore poteva benissimo essere quello, ma questo vuol dire che gli spazzolini si sono mossi da soli dentro il bicchiere di ceramica e noi eravamo già a letto da mezz'ora o di più, quindi anche lì potrebbe anche spiegarsi questa cosa, come mi ha detto lui, magari erano messi male e a un certo punto sono tipo caduti, chi lo sa. E questa cosa è ancora, diciamo, spiegabile, ma aspettate, perché è come se più il tempo passa e più le cose diventano palesi. Quindi questa cosa è stata strana più che altro perché appunto, come ho detto, è come se le cose avessero iniziato a succedere e dal momento in cui sono iniziate hanno continuato a succedere quasi ogni notte. Quindi a questo punto gli spazzolini si erano mossi dopo una notte in cui c'erano appunto quei rumori inspiegabili e strani per questa casa. La notte dopo questo evento degli spazzolini è successa una cosa che ad oggi io ancora non so spiegarmi, anche volendo non riesco a spiegare e nessuno che conosca è riuscito a darmi una spiegazione. Io ho un orologio, un Casio semplicissimo, questo Casio qua, ok? In questo orologio volendo puoi mettere la sveglia, puoi impostare la sveglia, ok? Io l'ho
appositamente tolta tanto tempo fa, perché ce l'ho avuta attiva totalmente a caso per un sacco di tempo, quindi mi suonava a orari casuali. Quindi io in questo orologio ne ho due uguali, ok? In tutti e due gli orologi non ho assolutamente la sveglia impostata e non suona mai, ok? Mai. Questo orologio un giorno l'ho appoggiato sul comodino di fianco al mio letto e l'ho lasciato lì per tipo 2 settimane. È rimasto lì, non l'ho indossato, è solo rimasto lì insieme agli altri miei bracciali perché sono troppo pigra per metterli a posto, quindi è rimasto sul comodino letteralmente per 1 settimana e mezza, 2 settimane, non mi ricordo, ma per tanto tempo. Ogni volta lo guardavo, pensavo devo metterlo a posto, ma oggi non ho voglia, e l'ho lasciato lì per un sacco di tempo e nessuno l'ha toccato, assolutamente nessuno l'ha toccato. Edo è a lavoro tutto il giorno, non esiste al mondo che gli possa stare questo cosino, quindi non ha nessun motivo per toccare il mio orologio, tantomeno schiacciare pulsanti, nessuno l'ha toccato e su questo sono certa al 100%. Non viene nessuno in questa casa oltre me e Edo, non abbiamo una donna delle pulizie, questo orologio non è stato toccato per 1 settimana e mezza o di più ed è stato sul mio comodino e ci ho dormito a fianco, ma la notte dopo il fatto degli spazzolini che si muovevano, di notte mi sveglio perché c'è una sveglia che sta suonando. Ora, Edo non mette mai il silenzioso al suo telefono e quindi capita che di notte inizino ad arrivargli messaggi perché i suoi amici dall'Italia magari gli scrivono e in Italia è giorno ma qua è notte, quindi mi sveglio sempre con il suono dei messaggi di Edo. Quindi mi sveglio perché sento questo suono e do per scontato che è il telefono di Edo perché ero in dormiveglia, ok? Quindi senza neanche pensarci dico, no, lo sveglio, gli do un pugno e gli dico, amore, è il tuo telefono, metti sto silenzioso ogni volta, no? E lui mi dice, ma cosa vuoi? Ma non è il mio telefono. E in un secondo mi sveglio per bene e realizzo che è il mio orologio che sta suonando, cioè la sveglia del mio orologio che nessuno ha toccato da 2 settimane, che improvvisamente sta suonando. Quindi io realizzo subito che è qualcosa di inspiegabile, è qualcosa che non è possibile che stia accadendo. Metto anche insieme un po' le cose che sono successe negli ultimi giorni, che potevano essere spiegabili, ma che dentro di me sapevo in qualche modo che erano strane. E letteralmente non riesco a muovermi, non ho avuto il coraggio. Tutti mi hanno detto dovevi guardare che ore erano, dovevi vedere a che ora è suonato, ma io non sono riuscita. Ero letteralmente pietrificata da questa cosa, quindi l'ho lasciato suonare, ho aspettato che finisse di suonare e sono rimasta ferma nel letto e ho aspettato di riaddormentarmi, ovviamente non mi sono mai più riaddormentata e il mattino dopo ho controllato ed effettivamente c'era la sveglia impostata ed era impostata a mezzanotte, cosa anche molto strana perché a mezzanotte non è possibile che fossimo già a dormire a mezzanotte. Quindi mi fa strano perché mi ha proprio svegliata. Io stavo già dormendo profondamente quando è suonata la sveglia. Mi ha proprio svegliata, appunto, che non ho neanche realizzato subito che non era il suono di un iPhone, ma era un bi di un orologio. Ero talmente addormentata così profondamente che non può essere che era mezzanotte, era troppo presto mezzanotte, sarei stata ancora sveglia o... non lo so, quindi è molto strano, però anche lì non lo so, perché ripeto, non ho guardato a che ora è suonata la sveglia, ma quando ho guardato le impostazioni era impostata a mezzanotte, quindi l'ho tolta di nuovo e da lì non ho più tenuto l'orologio nella camera da letto, l'ho sempre messo nel suo posto che è dentro questo armadio in realtà. Ma non è finita qui, perché qualcosa di ancora più inquietante è successo. 2 notti fa è successo che per puro caso il mio computer fosse in camera da letto. Quindi io e Edo siamo andati a dormire
Il mio computer era sul letto perché quel pomeriggio avevo cercato qualcosa sul computer sul letto e mi sono scordata di portarlo nell'altra stanza. Eravamo stanchissimi, quindi non avevo voglia di prendere il computer e portarlo di là. L'ho semplicemente chiuso e messo per terra di fianco al letto dalla mia parte. Premetto che il mio computer è sempre acceso, io non lo spengo mai. E nel mio computer ci sono sempre aperte 8 miliardi di pagine. Tra quelle 8 miliardi di pagine ci sono 1 miliardo di video di YouTube aperti che magari voglio guardare e quindi tengo aperti e prima o poi guarderò. Il mio computer è sempre così, io quando non devo più usarlo semplicemente lo chiudo, è un computer portatile, lo chiudo però è acceso, ok? Voglio specificare questa cosa, poi capirete perché, ok? Quindi acceso, video di YouTube dentro, chiuso. Quando chiudi il computer portatile va in stand-by, quindi è come se fosse spento, cioè è come se fosse inattivo, non so come dire. Quindi questo è lo stato perenne del mio computer quando non lo uso ed è sul tavolo in salotto dove poi io la mattina vado e lavoro. 2 notti fa, appunto, è stata l'unica volta in cui il mio computer non era in salotto ma era appunto in camera da letto. Ci mettiamo a dormire, ci addormentiamo, vengo svegliata da un video che era partito dal mio computer, che era chiuso, ok? È partito questo video di YouTube e in particolare è partito una pubblicità che c'era prima di un video in cui c'era questo ragazzo che parlava, quindi sono stata svegliata da questa voce di questo ragazzo che parlava e ho subito capito che era il mio computer. Quindi mi sono girata, ho guardato se fosse aperto, ho guardato che cavolo stava succedendo, il mio computer era chiuso, ma c'era appunto un video dentro che andava, ok? Che parlava, che si riproduceva da solo. A questo punto sono un po' meno spaventata dell'inizio, quindi guardo subito l'ora, sono le 3:50. Dicono che le 3 e le 4 siano l'orario top per questo tipo di cose. Io apro e chiudo il computer per farlo zittire, si zittisce, ma dopo 5 minuti ci ripenso, lo prendo e lo spengo di forza perché non voglio assolutamente che succeda di nuovo. E questa cosa è inspiegabile perché non mi è mai successo e ho questo computer da quasi 2 anni, lo tratto sempre allo stesso modo, ripeto, tutte le notti è nello stesso modo, acceso ma chiuso nell'altra stanza, quindi se fosse successo un'altra volta, se fosse un problema del mio computer, metti caso che fa qualche reazione strana, non so, penso che sarebbe successo qualche altra volta, ok? E se fosse successo io l'avrei comunque sentito, anche se fosse stata nell'altra stanza, nel senso la nostra casa non è così grande, io mi sveglio subito quando sento rumori piuttosto che sveglie, non sono una di quelle persone che non si sveglia mai, io mi sveglio subito con questo tipo di cose, quindi se fosse successo qualche altra volta l'avrei sicuramente sentito. Trovo sia strano che anche lì i miei orologi, ok, io ho 2 orologi come questo, identici, e sono qua, e la camera da letto è in questa porta qui, ok? Se ci fosse la sveglia nei miei orologi, se suonasse ogni tanto la sveglia da qua, comunque io lo sentirei dal letto. Ma non è mai successo che in questi orologi sia scattata la sveglia senza nessun motivo, eppure l'unica volta che appunto ho l'orologio sul comodino in camera da letto suona all'improvviso di notte. Il computer, stessa cosa, l'unica volta che tengo il computer con me di notte parte un video senza che nessuno l'abbia toccato. Trovo che siano un po' troppe coincidenze tutte insieme. Questo è tutto.
ad oggi questa è l'ultima cosa che è successo 2 notti fa. E un'altra cosa molto inquietante che succede, ma questo è probabilmente perché c'è un piccolo fantasma anche in questa casa. Questa è la situazione attuale. Tra l'altro scusate l'outfit molto informale di questo video, ma tra un'ora devo andare a yoga, quindi sono in versione sportiva. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, di questa situazione, se pensate che sia pazza, se avete mai vissuto qualcosa di simile, se avete qualche consiglio da darmi, qualsiasi cosa. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e ovviamente iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Spero di fare un video di tipo diverso, spero che non succeda più niente in questa casa per cui io non debba fare un altro video come questo. Ci vediamo comunque la prossima settimana con un altro video.